Un viaggio è sempre un'esperienza costruttiva, ma lo è ancora di più se lo fate in un angolo di paradiso. Benvenuti sul Lago di Como. In questo viaggio di Eborghi abbiamo deciso di visitare 4 località uniche al mondo. Siamo al centro del Lago di Como e più precisamente nel distretto del Centro Lario. Ci imbarchiamo su un traghetto per poter avere una prospettiva dal lago. E il primo impatto ci emoziona. Varenna è la nostra prima tappa. Benvenuti a Varenna, sono il sindaco Mauro Manzoni e ho l'onore di guidare questa comunità di 700 abitanti, ma che d'estate, nella stagione estiva, è visitata da migliaia di visitatori che vengono da tutto il mondo e sono affascinati dal nostro borgo, dalla sua conformazione urbanistica, dalle sue bellezze paesaggistiche. All'inizio degli anni *80 il sindaco Giorgio Monico ha avuto l'intuizione di costruire una magnifica passerella a lago, praticamente un unicum sul nostro lago, dove è possibile contemplare il lago da angoli meravigliosi. Questa passerella a lago poi serve per collegare il porticciolo dove arrivano i traghetti, il ferry boat e il centro proprio storico di Varenna. Il castello di Vezio che sormonta Varenna sul monte è un castello antichissimo e da lì si può ammirare a 180 gradi tutto il centro del nostro lago. Un luogo incantevole e meraviglioso che ti invita proprio alla meditazione, alla bellezza, alla tranquillità e alla pace. Varenna in origine era un borgo di pescatori e col tempo ha saputo conservare le sue caratteristiche che lo rendono un vero scrigno di bellezza. Nella piazza centrale ammiriamo la chiesa di San Giorgio, un classico esempio di architettura lombarda. A pochi passi dalla piazza si trova Villa Cipressi,
un magnifico complesso di edifici e giardini incantevoli. Passeggiare nel suo giardino botanico è una grande emozione. Una meravigliosa location dove si può soggiornare. Un luogo dove le funzionalità moderne sono in totale armonia con l'antico e il rispetto della natura circostante. Varenna vi aspetta ed è pronta a condividere con voi e a presentarvi le sue bellezze paesaggistiche, storiche, urbanistiche e in particolare il nostro meraviglioso cibo. Lasciamo Varenna per raggiungere la nostra seconda meta. Siamo diretti a Bellagio, la perla del lago di Como. Benvenuti a Bellagio, come potete vedere tutti siamo circondati dal lago di Como e oltre alle bellezze della natura il nostro paese può offrire a tutti coloro che ci onorano della loro attenzione una tradizione di ospitalità nei confronti di moltissimi stranieri che vengono da tutte le parti del mondo e naturalmente anche di moltissimi italiani. Bellagio è un paese famosissimo, un paese turisticamente riconosciuto in tutto il mondo, anzi più riconosciuto all'estero di quanto è riconosciuto in Italia. Bellagio ha delle bellissime ville, ha delle bellissime opportunità di passeggiate, di green, di tutto ciò che riguarda la natura. Un paese che nello stesso tempo offre delle attività anche sportive e di svago molto importanti. Diciamo che è un paese che si apre a tanti generi di turismo e a tanti tipi di turismo. Tra le meravigliose ville presenti a Bellagio c'è Villa Merzi. La villa è in parte visitabile. Non esitiamo un istante. Entriamo, attraversiamo la grotta e davanti a noi si presenta uno scenario a dir poco meraviglioso. Il suo giardino è incantevole e la nostra meraviglia è tanta. Nella sua immensa area verde notiamo dei reperti di grande valore. Nel giardino sono presenti statue egizie, antichissime urne di origine etrusca e persino una gondola veneziana che arrivò qui a Bellagio per volere di Napoleone. Bellagio è un borgo incantevole.
La sua posizione geografica è strategica e gode di una serie di fazioni che la rendono ancora più interessante, e una di queste è Pescardo. Il borgo è situato a sud-est del promontorio di Bellagio, un piccolo gioiello da visitare che vi lascerà incantati per i suoi scorci. Raggiungiamo Civerna. Anche qui ci godiamo il panorama che si presenta davanti a noi. Il piccolo borgo si affaccia su un terrazzamento a strapiombo sul lago. Un luogo ideale per chi ama vivere a stretto contatto con la natura. A tutti, speriamo di avervi i nostri ospiti e vi aspettiamo con la nostra consueta cordialità. Grazie. La nostra prossima meta è Tremezzina, il comune più esteso del centro lago. Buongiorno e benvenuti in Tremezzina, una terra di mezzo nel lago di Como, nel centro lago, nella parte più esposta al sole, una terra ricca di preziosità ambientali, paesaggistiche, di emergenze storiche, architettoniche, fatta di giardini, di ville che hanno conosciuto anche l'epoca del Grand Tour, una terra delicata, bellissima e preziosa, che è pronta ad accogliere turisti e visitatori e amici che accogliamo da tutto il mondo. Il comune di Tremezzina comprende una serie di caratteristici borghi, oltre che delle splendide ville come Villa Carlotta. Villa Carlotta fu edificata sul finire del Seicento. È un edificio imponente, circondato da un giardino curato nei minimi dettagli. Facciamo visita al centro storico di Tremezzo, uno dei borghi più belli d'Italia. In ogni angolo la tranquillità regna sovrana. Si percepisce un fascino legato alle sue origini ben conservate. Siamo molto curiosi e affascinati dalla sua architettura. Le sue stradine, le viuzze e i suoi cunicoli lo rendono piacevolmente esplorabile. Lasciamo il borgo di Tremezzo per raggiungere il borgo di Bonzanigo di Mezzegra. Il nostro primo interesse è rivolto alla chiesa parrocchiale di Sant'Ampondio, dove ammiriamo il suo terrazzo panoramico con una vista superlativa. Con molto piacere scopriamo che il nucleo storico del borgo conserva intatto l'impianto urbanistico dell'epoca risalente al periodo compreso fra il Seicento e l'Ottocento. Passeggiamo nel suo abitato, fra le case e i suoi percorsi lastricati. Un borgo ben conservato, affascinante
e piacevole da scoprire. Il nostro viaggio prosegue e raggiungiamo il lungolago di Lenno. L'aria che si respira è meravigliosa. Ammiriamo la cura e l'accoglienza. È un luogo perfetto per chi ama passeggiare in tranquillità, o magari per una pausa in uno dei tanti caffè con i tavolini affacciati sul lago. E da qui vediamo la famosa villa del Balbianello. Attraversiamo il suo grande bosco e finalmente entriamo. Ci sembra di entrare in un'altra dimensione. Una meravigliosa dimora con un ampio panorama, che ne fa una delle più scenografiche dimore dell'area. Un vero angolo di paradiso, dove le parole non servono. Nel 1988 il FAI, Fondo Ambiente Italiano, ha preso in carico la gestione della villa per tutelare questo meraviglioso gioiello. La nostra ultima tappa nel comune di Tremezzina è la chiesa di Santa Maria Maddalena a Ossuccio. Dal suo singolare campanile che presenta una guglia, ammiriamo l'isola di Comencina. Infatti Ossuccio è una località antichissima e la sua storia si fonde con quella dell'isola, abitata sicuramente sin dall'età del bronzo. Presto, arrivederci in Tremezzina con i nostri meravigliosi alberghi di lusso, alberghi di qualità, ma anche alberghi di grande qualità che possono ospitare tutti i turisti che penseranno di venirci a trovare in questo meraviglioso angolo di mondo. E dopo tanta storia e bellezza, ci aspetta l'ultima località del nostro viaggio. Benvenuti a Menaggio. Buongiorno e benvenuti a Menaggio. Menaggio è il paese più importante della sponda occidentale del lago di Como. È composto da 4 borghi: Menaggio Paese, Croce, Loveno e Nobiallo. Menaggio è un centro turistico conosciuto in tutto il mondo fin dall'Ottocento, famoso per il suo patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico e anche del food. Infatti a Menaggio potrete scoprire tutti i piatti e i segreti della cucina del lago. Menaggio è una meta turistica molto ambita. L'accoglienza è eccellente e le attività che si possono svolgere sono diverse. Decidiamo di raggiungere il Monte Crocetta. Camminando tra le trincee e le memorie storiche di questo luogo, arriviamo alla chiesetta dedicata a San Maurizio. Era uno dei punti strategici del sistema difensivo costruito durante la Prima Guerra Mondiale.
Questa linea difensiva era meglio conosciuta come linea Cadorna. Da qui si può ammirare un panorama unico. Dopo questo meraviglioso panorama, decidiamo di visitare un luogo molto esclusivo. Il Golf Club Menaggio e Cadenabbia. Alla fine dell'Ottocento, 4 gentiluomini britannici fondarono questo golf club. È il secondo golf club più antico d'Italia e uno tra i più antichi d'Europa. In origine il primo percorso era solo di 9 buche. Nel tempo ha subito diverse modifiche, sino ad arrivare alle attuali 18 buche. La sua clubhouse è molto suggestiva. Calpestando l'antico pavimento, osserviamo le memorie storiche. Il nostro itinerario continua e visitiamo il borgo di Loveno. Anticamente era un comune autonomo, ma nel 1929 è stato aggregato al comune di Menaggio. È un luogo dal grande fascino. Nell'Ottocento era particolarmente amato da artisti e personalità. È ricco di splendide ville e molto curato nei particolari. Torniamo nel centro di Menaggio e, passeggiando per le sue vie, scopriamo una bottega artigianale storica. Al suo interno conosciamo il signor Umberto Battaglia, un vero maestro del rame battuto. Curiosi lo seguiamo nel suo laboratorio e nel massimo silenzio ascoltiamo il suono della sua arte. Il signor Battaglia ha 88 anni e fa questo lavoro da tanto tempo. La sua passione in tutti questi anni non è mutata, anzi. Ci mostra le sue creazioni. Sono pezzi unici, fatti con amore e dedizione. Vi aspettiamo a Menaggio per le vostre vacanze, non solo quest'estate ma in tutto il periodo dell'anno, perché Menaggio è bella sempre. Siamo alla fine del nostro viaggio, ma prima di salutarvi decidiamo di far visita ad un museo molto importante al confine con Bellaggio, il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo a Magregno. Questa sera ci troviamo presso il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo, un museo inaugurato nel 2006, quindi quest'anno facciamo il 15° anno di vita. È un museo che parla della storia della bicicletta e della storia di campioni che hanno corso in bicicletta. E inoltre al Colle del Ghisallo sorge il santuario dedicato alla Madonna protettrice dei ciclisti, che è stata dichiarata protettrice dei ciclisti con una bolla papale nel 1949, il 14 di ottobre. Sulla mia destra vedete una teca dove ci sono 4 biciclette importantissime, le 2 biciclette di Bartali che ha vinto i 2 Tour de France del 38 e del 48, la bici di Coppi che fece il record dell'ora nel 1942, il Vigorelli, e la bici di Baldini che ancora da dilettante nel 1956, sempre il Vigorelli, batté il record dell'ora di Coppi.
Sulla mia sinistra c'è una serie di biciclette, partendo dalla prima della fila, che è una bicicletta della Bianchi del 1905, fino a biciclette dei giorni nostri. A malincuore lasciamo questo angolo di paradiso, dove il lago si fonde con i sospiri del vento. Viaggia con noi, viaggia con Eborghi.